Allora, la prima cosa che andremo a fare sicuramente sarà cercare download XAMPP, ok? Eccolo qui, praticamente c'è di Apache Friends, di Apache Friends. Allora, praticamente che cosa succede? In questa release abbiamo la 8.03, 8.1.2.5 e 8.2.1.2. Sono praticamente tre release che sono attuali, potrebbe essere differente la vostra versione nel momento in cui cercate di scaricarlo. Allora, guardate, io voglio provare, tra virgolette, una versione con PHP 8.2.12, che praticamente è la più aggiornata e la più recente. Le versioni PHP praticamente sono le versioni dell'interprete del linguaggio di programmazione su cui si basa WordPress ed ovviamente che cosa facciamo? Sto scaricando una versione estremamente aggiornata perché così almeno posso accedere a quelle che sono tutte le nuove caratteristiche. Ovviamente sono tutte ben testate ed ovviamente a prova di bug al momento dell'installazione. Allora guardate, vado su scarica da 64 bit nella versione ovviamente da 149 MB. Una volta cliccato su download verrà aperta tra virgolette una nuova pagina di SourceForge, ok, dove possiamo scaricare la nostra applicazione, ok? Ci basterà praticamente aspettare qualche secondo e il download partirà praticamente in automatico. Una volta scaricato la nostra applicazione, dove troviamo queste informazioni all'interno di download, eccolo qui, XAMPP Windows x64 con la versione che abbiamo selezionato. Clicco due volte sul file di installazione ed ovviamente abbasso tutto. Attendiamo qualche secondo, ci verrà chiesto ovviamente di confermare la nostra utenza, ovviamente non necessariamente vi verrà chiesto il PIN, ok? Attendiamo qualche secondo e lui che cosa mi dice? Sembra che ci sia un antivirus che sta girando, in alcuni casi può effettivamente rallentare quella che è la nostra installazione. Lasciamo l'impostazione di default, clicchiamo su sì. Ovviamente ci raccomanda, dato che c'è l'UAC, ovvero la protezione dalle installazioni involontarie della nostra applicazione Windows, quindi del nostro sistema operativo, mi raccomando disattivatelo. Non ci interessa perché Windows 11 è già predisposto per queste richieste. Vado in Next. Allora, la cosa che ci servirà in questo momento qual è? Allora, l'installazione basilare, ok, di alcune componenti. Allora, deselezioniamo FileZilla FTP Server, deselezioniamo Mercury, deselezioniamo Tomcat, deselezioniamo il Perl, Web Analyzer, FX and Mail. Che cosa ci serve? Guardate, sono più le cose che faccio prima a dirvi subito che cosa ci serve. Allora, Apache, che è già installato di default, cioè almeno che è già selezionato di default, è il nostro motore del web server, ok? MySQL è il database su cui si poggerà praticamente WordPress, e poi il PHP-MyAdmin, quindi il PHP-MyAdmin, è in pratica una schermata di amministrazione del database MySQL. Ok? Quindi come si configura tutto questo? Beh, effettivamente noi utilizzeremo, tra virgolette, quindi web server Apache, ok? All'interno di questo web server ci sarà un'applicazione, ok? Su cui possiamo fare affidamento, che si basa sempre sul web server Apache, ok? Quindi PHP MyAdmin, ok? Al quale noi ci colleghiamo tramite il browser del signor Pino, ok? E a questo punto cosa succede? Vado direttamente a collegarmi ed amministrare il mio database, ok? Allora a questo punto cosa succede? Vado in Next, lascio la mia directory di default che praticamente si trova su c2.xampp, ok? Vado in Next, lascio il linguaggio in inglese, Next e poi Next. Attendo l'installazione del nostro sistema. Una volta completata l'installazione, guardate, ci verrà chiesto se vogliamo inizializzare, quindi se vogliamo startare, ok, il control panel in questo momento. Lasciamolo spuntato e vediamo di che cosa si tratta. Praticamente XAMPP integra un pannello di controllo, ok, tramite il quale possiamo avviare ogni singolo modulo che abbiamo installato. In questo caso abbiamo soltanto Apache e MySQL, ok? Allora la cosa importante qual è in questo caso? Se vogliamo startare, vedete, Apache,
guardate, è appena stato avviato e si trova in ascolto sulla porta 80 e la 443. Ok? La porta 80 è la porta standard del web server e poi vediamo un po' più nel dettaglio in futuro che cosa significa anche connettersi sulla 443. Allora adesso il secondo servizio che ci serve da attivare, guardate, è proprio MySQL. Andiamo su Start e praticamente l'abbiamo attivato sulla porta 3306. Praticamente questi due elementi sono due demoni, ok? Si dicono in gergo informatico. Per quale motivo? Beh, perché dobbiamo immaginare una situazione esattamente composta in questo modo. Allora, immaginiamoci la persona, quindi il signor Pino, ok, che vuole collegarsi al nostro computer, ok? Benissimo. Sul nostro PC, ok, ovviamente ci arriviamo in un caso un po' generale, ok, ci arriviamo tramite internet, ok? Allora, la questione qual è? Immaginiamo di avere all'interno del nostro sistema due servizi fondamentali, uno si chiama Web Server, ok, Apache, ok, e l'altro sarà il nostro sistema di gestione del database, quindi DB MySQL. Benissimo. Allora, l'idea qual è fondamentalmente? Che questi sono due servizi totalmente differenziati. Bene, innanzitutto come fa il signor Pino, per esempio, a raggiungere il database MySQL? Allora, idealmente la sua richiesta attraverso internet deve giungere al computer di destinazione. Bene, come si raggiunge il computer di destinazione? Con un indirizzo, ok, che si chiama indirizzo IP. Ad esempio, facciamo 192.168.1.1. Facciamo così, 2, giusto per evitare di chiamare degli indirizzi IP già preassegnati all'interno delle reti locali. Benissimo, allora a questo punto cosa succede? La nostra richiesta arriva sul computer di destinazione. Il problema qual è in questo momento? Che abbiamo due servizi da raggiungere. Bene, in caso di dubbio, fondamentalmente il nostro sistema non sa la nostra richiesta non sa dove deve essere direzionata, allora non viene recapitata effettivamente la nostra, diciamo, il richiamo che ci serve. Fondamentalmente che cosa succede? Allora guardate, per evitare, ok, che non so su quale servizio effettivamente direzionare la mia richiesta, immaginiamo che ogni singolo computer abbia delle porte, ok? Cerco di farlo un po' più piccolo così capite un po' meglio di che cosa si tratta. Allora, in questo caso assegno delle porte specifiche che vengono assegnate a dei servizi. Guardate, questa qui è la porta, ok, che si chiama porta 80. Ok? E per differenziarlo ovviamente dal database MySQL vado a mettere la porta 3306 direttamente collegata a questa di MySQL. Che cosa ci permette questo effettivamente? Ci permette di, guardate, immaginatevi di avere una richiesta di questo tipo, se digito 2.3306 dico che voglio raggiungere il computer che si chiama 192.168.1.2 della mia destinazione, quindi guardate, immaginiamola sotto questo punto di vista, 192.168.1.2, ok? E quindi questo qui è il computer di destinazione, ok? Quindi so che dovrò connettermi a questo PC e a questo punto che cosa succede? Per identificare il servizio vado a mettere la porta 3306. Ok? In questo caso cosa succede? La mia richiesta viene direzionata effettivamente sulla porta di interesse, attiverà questa tipologia di elemento e quindi, guardate, la mia richiesta arriva direttamente sul database MySQL. Per ovvi motivi, ok? Quindi subito dopo l'indirizzo IP viene specificato il numero di porta. Bene, quando per esempio io digito una cosa di questo genere, quindi mando una richiesta di tipologia HTTP, poi faremo un approfondimento sull'architettura client-server di tipologia HTTP, che cosa si sta attivando? Beh, dobbiamo immaginarla sotto questo punto di vista. Di default, ok, la porta che viene richiamata è la porta 80. Quindi cosa succede? Che vado ad effettuare direttamente l'operazione attivando la porta 80 e di conseguenza Apache Web Server. E quindi fondamentalmente che cosa succede? Quando effettuo una richiesta tramite il mio browser, automaticamente questa verrà ridirezionata sulla porta 80 oppure un'altra porta di default per le connessioni sicure, che poi sarà la 443.